L'Inter potrebbe avere già in casa alcuni dei protagonisti della prossima o delle prossime stagioni. Torna Interisti on the road, una delle rubriche più apprezzate qui sui canali di Passione Inter, nella quale vi portiamo un po' in giro per l'Europa, per il mondo, per l'Italia, a scoprire come si stanno comportando i nostri nerazzurri in prestito, da giovani in piena crescita a giocatori che potrebbero diventare effettivamente delle pedine decisive per il futuro della prima squadra. E allora anche oggi ben ritrovati amiche e amici nerazzurri in questa giornata particolare, quindi apro facendovi innanzitutto gli auguri di Natale, visto che oggi siamo alla vigilia, quindi auguri a tutti voi e grazie per essere qui anche oggi. E anche oggi cerchiamo di portarvi i nostri contenuti sul nostro canale. E prima di partire vi ricordo di continuare a supportarci e a sostenerci. Basta un like a questo video, l'iscrizione al canale e ovviamente vi aspettiamo nella nostra famiglia del club di Passione Inter con tantissimi nerazzurri da tutto il mondo. Allora, sono tante le cose da dire in questa rubrica, visto che ci sono tanti giocatori dell'Inter in prestito, analizzeremo tutte le varie situazioni, ma voglio un po' ribaltare la scaletta perché dovremmo partire da quelli che sono effettivamente i giocatori in prestito, ma vista l'importanza, visto l'impatto e visto che se ne sta parlando proprio ancora negli ultimi giorni, parto da un giocatore che in realtà non è in prestito, perché è stato effettivamente ceduto, ma, sul quale insomma l'Inter può ancora, esercitare, ecco, un potere, visto che sono state inserite, per fortuna direi, anche delle clausole importanti per riportare eventualmente il giocatore a Milano. So che avrete già capito di chi sto parlando e ovviamente sto parlando di Aleksandar Stankovic, figlio d'arte e giocatore molto osservato non solo dall'Inter, ma dagli interisti, visto che ha un profilo che, piace molto. Stankovic che è stato ceduto, lo ribadisco, in Belgio al Club Bruges a titolo definitivo per 10 milioni di euro, in un'operazione che, come anticipavo, include però sia una percentuale sulla futura rivendita del 12-15%, ma soprattutto, una clausola di recompra, anzi 2, perché la prima per 23 milioni se esercitata nel 2026, la seconda per 25 milioni nel 2027. È uno Stankovic che è molto attenzionato, giustamente, perché è un giocatore che sta facendo molto bene, titolarissimo nel Club Bruges e da inizio anno in realtà ha convinto insomma con prestazioni importanti, al punto tale da aver attirato anche l'attenzione di club esteri come il Tottenham e il Newcastle, quindi insomma c'è anche della concorrenza. L'Inter ovviamente sta monitorando quelli che sono i suoi progressi e sta valutando se esercitare la clausola già nel 2026 per andare a rinforzare il centrocampo, magari anche in vista di qualche operazione in uscita. Finora Stankovic ha giocato la bellezza di 1372 minuti nel campionato belga, con un gol e un assist, 524 minuti in Champions League e 213 minuti nelle qualificazioni alla Champions League, dove ha siglato anche una rete. In campionato 15 volte titolare su 18 convocazioni e mai, attenzione, mai rimasto in panchina. Subentrato infatti nelle uniche 3 partite in cui non ha indossato la maglia da titolare. Insomma, un protagonista assoluto in questa stagione al Bruges, un Bruges che utilizza principalmente come modulo il 4-2-3-1 con un 4-3-3 all'occorrenza e Stankovic gioca prevalentemente come mediano. Non a caso, insomma, si parla di lui anche, diciamo così, in prospettiva futura per andare in qualche modo a diventare un vice Ciala o, eventualmente l'erede, di Cialanoglu. E insomma è un giocatore che in questo momento, si sta dimostrando, insomma, importantissimo per il progetto del Bruges, con un Bruges che comunque ha vissuto una stagione particolare nella quale ha cambiato anche allenatore perché N'Keal è stato esonerato, un N'Keal che all'inizio della stagione aveva parlato di Stankovic, con un po' di scetticismo giustamente, perché, ai tempi aveva detto: "Vediamo se è pronto, non vogliamo assolutamente correre rischi perché contiamo su giocatori e su ragazzi che sono già al 100%". Nel momento in cui ha avuto a che fare con Stankovic che insomma, ha iniziato un po' più a rilento e poi si è inserito perfettamente all'interno del progetto, si è reso conto, ecco, del valore del giocatore e insomma ha deciso di
avere molta fiducia e contare su di lui dandogli appunto, molto spesso la maglia da titolare. Di Stankovic se ne parla molto, ne parlano in tanti, se ne parla in Italia, se ne parla anche all'estero, ne aveva parlato anche, Van Aysbroek, ex allenatore del Ghent, e secondo me queste parole sono importanti per darci anche così un'indicazione della tipologia di giocatore al quale siamo davanti. Lui aveva detto: "Stankovic si sacrifica completamente per la squadra, gioca 1 o 2 tocchi, non perde quasi mai il possesso palla ed è quasi sempre posizionato correttamente. Questo lo rende meno appariscente, ma è proprio per questo che in realtà è così forte." Poi aveva aggiunto: "Ho saputo che l'Inter lo ha venduto con un'opzione di riacquisto e sospetto che useranno quella clausola per riportarlo alla base." Lui stesso, lo stesso Stankovic, proprio recentemente in un'intervista aveva parlato di un eventuale, ritorno all'Inter, dicendo che in questo momento però non ci sta pensando. Tutti conoscono qual è la sua situazione contrattuale, ovviamente, ma aveva detto: "Nella mia testa c'è solo il Club Rouge." Ovviamente un atteggiamento da, professionista, quindi è giusto che Stankovic abbia detto e ribadito questo concetto, ma appunto tutti sappiamo qual è la sua situazione alle spalle, sappiamo anche probabilmente qual è l'intenzione, dell'Inter, che lo sta monitorando sicuramente per talento, sicuramente anche perché è utile, per il discorso liste, essendo cresciuto nel vivaio interista, e quindi un profilo molto, molto interessante che sta crescendo sempre di più e che è da tenere assolutamente sotto controllo. Quindi ragazzi seguitelo anche voi perché è veramente molto interessante questo gioiellino, fatto in casa. E a proposito di gioiellini fatti in casa, adesso andiamo ad un altro gioiello interista, che, però è in prestito, quindi torniamo diciamo coerentemente a quella che è la nostra rubrica, e sto parlando di un altro che piace tantissimo e che è Akin Sanmiro, ovviamente. In prestito secco al Pisa, i toscani possono, riscattarlo per 6 milioni di euro, ma l'Inter può, diciamo intervenire andando ad annullare quello che è il riscatto, dando al Pisa una cifra che è compresa tra i 750.000 € e 1.000.000. Quindi anche qui, l'Inter può intervenire per, riportare a casa il giocatore, visto che è in prestito, quindi ancora di più, e monitora da vicino quella che è la sua situazione, perché lo potrebbe considerare un potenziale rinforzo con Chivu che già lo conosce bene dall'Inter, primavera. Akin Samiro ha giocato 850 minuti con il Pisa, 9 partite da titolare, 1 assist. È stato costretto, e ne aveva parlato anche, Simone, sempre in questa rubrica, proprio nel momento in cui si era appena infortunato, perché appunto è stato costretto a saltare 2 partite per un infortunio alla spalla. Per fortuna poi è rientrato e ha ritrovato comunque, la titolarità. Tra l'altro tra le partite che aveva dovuto saltare c'è anche quella contro l'Inter, quindi non l'abbiamo visto in campo perché era infortunato, e poi ha saltato l'ultima contro il Cagliari perché è convocato con la nazionale nigeriana. Infatti per la prima volta è arrivata anche, la convocazione con la nazionale maggiore, e ovviamente questo è segno sicuramente e una conferma della crescita di questo ragazzo, che era stato anche man of the match, nella sfida tra Pisa e Fiorentina, e avevo sorriso molto ai tempi perché avevo letto, i commenti di tanti interisti che dicevano: "Attenzione che in San Miro, insomma, teniamolo d'occhio perché è giocatore interessante anche in ottica Inter." Tornando alla questione moduli e impiego, il Pisa utilizza prevalentemente un 3-4-2-1 o un 3-5-2 con Akin Sanmiro che gioca come interno, quindi come mezzala, nella mediana a 2 o a 4. È un centrocampista box to box, quindi supporta bene entrambe le fasi, sicuramente può migliorare sotto alcuni aspetti, ma sicuramente è un giocatore completo sotto questo punto di vista, capace di coprire tutto il campo e poi ha un'ottima energia, resistenza, insomma anche qui stiamo parlando di un talentino fatto in casa che piace molto e che l'Inter continua ad attenzionare. Un altro giocatore che invece sta avendo un po' più di difficoltà e soprattutto negli ultimi giorni se ne parla molto è Valentin Carboni. Perché, insomma Valentin Carboni lo sappiamo è in prestito secco al Genoa fino a giugno del 2026 in teoria. E perché dico in teoria? Innanzitutto aggiungo qualche dettaglio: la formula è molto particolare perché include, parlo al presente, include, il bonus valorizzazione, nel senso in base ai minuti giocati c'è un bonus fino a un tetto massimo di 1.000.000 €, quindi
l'obiettivo di mandarlo in prestito al Marsiglia scusatemi, al Genoa, piccolo lapsus, era quello di garantirgli comunque una continuità e spronare anche in un certo senso il Genoa a farlo giocare con questo bonus, anche perché veniva da un infortunio al crociato subito appunto nella stagione al Marsiglia, quindi aveva bisogno di ritrovare continuità. Però purtroppo in rossoblù l'esperienza non è e non è stata positiva. Soltanto ad oggi 3 partite da titolare, 4 panchine, solo 354 minuti giocati. Non si è mai imposto nelle gerarchie, né quando c'era Vieira. Inizialmente in realtà sì, nelle prime partite, poi purtroppo è rimasto spesso in panchina, e né con De Rossi arrivato recentemente al Grifone. Per questo sembra, soprattutto negli ultimi giorni che se ne sta parlando di più, che l'Inter e il Genoa abbiano raggiunto un accordo per interrompere in anticipo quello che è il prestito, quindi già a gennaio del 2026. Probabilmente dal canto suo l'Inter comunque non vorrà tenerselo, ma vorrà continuare a piazzarlo magari di nuovo in prestito per dargli la stessa possibilità che in realtà ha avuto al Genoa, ma che insomma in qualche modo non si è concretizzata. Tra l'altro giocatore comunque attenzionato dal Sassuolo, dal Parma, dal Pisa, quindi comunque ci sono dei club italiani che potrebbero essere interessati, ecco, a far crescere questo giocatore. Parliamo di Valentin Carboni, ma parliamo in realtà anche del fratello Franco Carboni, perché anche lui è in prestito dall'Inter. Rapidamente su di lui in realtà, perché è in prestito all'Empoli con obbligo di riscatto condizionato, cioè al verificarsi di alcune condizioni legate a presenze e promozione. Per l'Inter sicuramente non è un profilo pronto per la prima squadra, quindi se si attiva l'obbligo diventa giocatore dell'Empoli, altrimenti rientro in nuovo prestito, oppure comunque l'Inter si muoverà in qualche modo per liberarsene, ovviamente tra mille virgolette, nel senso per dare a questo giocatore la possibilità di emergere altrove, e quindi questo è quanto, quindi vado molto rapida. Un altro giovanissimo però, che tra l'altro abbiamo visto recentemente proprio in maglia Inter in prima squadra, ed è Giacomo De Pieri. Una situazione un po' particolare perché insomma lui, anche qui vado abbastanza velocemente, è in prestito secco alla Juve Stabia, neopromossa in Serie B, prestito fino al 2026, anche qui con l'intenzione di fargli accumulare dell'esperienza. Perché dicevo l'abbiamo visto recentemente? Perché tutti voi vi ricorderete che De Pieri ha esordito in Champions League a gennaio di quest'anno, quando c'era ancora Inzaghi all'Inter, perdonatemi ragazzi per la voce, nella partita che è stata vinta poi 3-0 contro il Monaco a San Siro, e aveva anche dato, diciamo così, un'impressione molto, molto positiva. Su De Pieri vi porto una piccola chicca, perché proprio lo scorso anno io avevo avuto modo di parlare con Zanchetta, che all'epoca lo allenava nell'Inter Primavera. Avevo intervistato il mister dell'Inter Primavera, e tra Beerenbrock, Cocchi, aveva parlato anche di lui, soprattutto dopo appunto l'esordio in prima squadra. Lui mi ha parlato di De Pieri come un giocatore che aveva fatto e stava facendo un salto di qualità molto importante. Le qualità le aveva sempre avute, ma in quel momento era cresciuto molto sia dal punto di vista della continuità che caratteriale, aveva sottolineato anche questo aspetto. Esterno d'attacco, abile nell'1 contro 1, salta l'uomo con facilità, aveva sottolineato Zanchetta, che è una caratteristica molto utile in situazioni con squadre chiuse. Quindi, insomma, avere questa superiorità con il dribbling non è una caratteristica semplicissima da trovare. E poi aveva aggiunto: ha un motore importante che è fondamentale, giocatore di ottima prospettiva. Lui quindi mi aveva detto: sta trovando una continuità importante. Purtroppo questa continuità in realtà non si sta vedendo anche quest'anno in Serie B, perché soltanto una partita da titolare, ben 11 panchine e soltanto 168 minuti giocati. Inizialmente si era anche parlato di lui per aggregarlo all'Under 23, poi appunto è stato deciso di mandarlo in prestito. Non una situazione proprio positivissima per questo giocatore, al quale comunque vanno i nostri auguri affinché riesca a trovare, insomma, una dimensione adatta a lui per ritrovare una continuità che comunque gli serve e che può essere utile per un giocatore che ha del talento, ma deve trovare il modo per farlo emergere nella giusta maniera, da qualche parte. Detto questo,
torniamo alle vecchie conoscenze, che non sono poi in realtà così tanto vecchie, perché dobbiamo considerare anche, insomma, giocatori non giovanissimi, giocatori che sono già passati, all'Inter e che hanno inciso anche all'Inter, poi con un epilogo, diciamo, non troppo positivo, ma che ancora di fatto potrebbero ritornare, in maglia nerazzurra, e sto parlando ovviamente di Benjamin Pavard, l'ex Benji l'interista, in prestito oneroso al Marsiglia per 2.500.000 fino a giugno del 2026, con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro, che il club francese può ovviamente esercitare da qui fino alla fine della stagione, anzi dal momento in cui è arrivato fino alla fine della stagione, per acquistarlo in modo definitivo. Come sta andando Pavard al Marsiglia? Inquadriamo un po' la situazione. So che l'avete fatto già un mesetto fa più o meno con il nostro Simone, ancora prima con Lorenzo, però insomma siamo a dicembre, già sono passati un po' di mesi, possiamo inquadrare ancora di più la sua situazione. Lui aveva iniziato molto bene, perché aveva esordito con un gol, con la maglia del Marsiglia, poi ha avuto dei momenti un po' più delicati nei quali si è reso protagonista in negativo di alcune partite, tra autogol, deviazioni, falli da rigore, quindi non del tutto insomma brillante come, prestazioni in generale, però sicuramente sta trovando una continuità e una costanza sulla quale non possiamo, discutere, perché è titolarissimo nella formazione di De Zerbi, 0 panchine, 11 partite, da titolare in Ligue 1 con 2 assist e un gol, lo dicevo all'esordio. Titolarissimo anche in Europa, con una sola panchina nell'ultima partita contro l'Union Saint-Gilloise. Marsiglia che tra l'altro è in piena lotta per il titolo, quindi ha anche ambizioni importanti. Marsiglia che, utilizza principalmente come modulo il 4-2-3-1, con Pavard che gioca come centrale destro all'interno di una difesa a 4, e in caso di cambio modulo, perché ogni tanto succede che a partita in corso, così De Zerbi cambi modulo, ma non solo a partita in corso, 3-5-2 ovviamente Pavard impiegato come braccetto di destra, come l'abbiamo visto fare molto spesso all'Inter da Simone Inzaghi, anzi sempre all'Inter da Simone Inzaghi. Per quanto riguarda Pavard, vi dico, per me il rientro resta difficile per 2 ragioni. Innanzitutto perché l'Inter ha già, il giocatore che ricopre quel ruolo, che è Akanji, che sarà riscattato, lo sappiamo, tra l'altro per la stessa cifra di, Pavard, quindi 15 milioni. L'Inter ha già mostrato la volontà di volerlo riscattare, quindi sicuramente insomma l'intenzione è quella. Quindi abbiamo già lo slot tra virgolette "occupato", ma soprattutto perché dall'altra parte c'è un rapporto che si è deteriorato, cioè Pavard è andato via praticamente l'ultimo giorno di mercato, dopo voci, dopo che, c'erano state così delle situazioni scomode in estate, la famosa foto del padel, dell'infortunio che aveva, dato fastidio a molti nerazzurri, e quindi di base non mi aspetto in alcun modo che Pavard possa tornare all'Inter e che quindi si vada a cercare un modo per farlo rimanere insomma al Marsiglia, se lo riscatterà, oppure vedremo insomma quali saranno, gli accordi. Ultimissimo nome, qualcuno tremerà, perché io ricordo che perlomeno in molti non erano molto felici del rendimento di questo giocatore. Sto parlando di Christian Aslani, in prestito al Torino con formula, appunto del prestito oneroso, anche lui 1.500.000, diritto di riscatto fissato a 12 milioni e una percentuale, sulla futura rivendita a favore dell'Inter, circa il 20%. Aslani titolare, nel senso che sicuramente a livello di titolarità e di continuità, è una stagione positiva per lui, perché 12 partite, da titolare, sta avendo quella continuità che gli è mancata all'Inter, anche se le prestazioni sono state un po' altalenanti. Si è reso protagonista in negativo nella sfida tra Lecce e Torino, in casa del Lecce, perché ha scelto si è preso anzi la responsabilità di presentarsi dal dischetto per battere il rigore che avrebbe potuto portare il Torino al pareggio, eppure insomma, ha calciato male e l'esito insomma lo conoscete tutti, quindi un momento sicuramente negativo per un giocatore che comunque si è presentato ai microfoni, si è scusato e in questo ha sicuramente mostrato, maturità. Bisogna capire anche come evolve la situazione del Torino, che comunque ha avuto dei momenti positivi in campionato con strisce positive di risultati, è nella zona di media classifica, di metà classifica, quindi comunque in un momento, diciamo così, in una posizione abbastanza
tranquilla relativamente, ma bisogna capire come evolverà la questione. Sicuramente 12 milioni per un giocatore come Aslani, che va bene che è titolare, però li vedo insomma importanti, ecco, per un riscatto. Non so se l'Inter abbasserà un po' le pretese per far sì che il giocatore resti a Torino, anche perché mi sembra improbabile appunto un eventuale ritorno in maglia nerazzurra, visto che per 3 anni non è riuscito ad avere continuità. In questo momento l'Inter si sta muovendo anche per altre alternative. Abbiamo parlato poco fa di Aleksandar Stankovic, quindi mi viene, ecco, difficile, da pensare ad un eventuale ritorno in maglia nerazzurra, quindi capiremo quale sarà poi la situazione, l'evoluzione di questa situazione. Allora ragazzi, dovevo essere riassuntiva, lo sono stata in parte, però sapete che questa rubrica, insomma, è molto apprezzata e quindi ci fa piacere ogni mese circa aggiornarvi su quella che è la situazione dei nerazzurri in giro per l'Europa. Vi aspetto nei commenti perché vorrei anche leggervi e sapere un po' quali sono le vostre sensazioni sul futuro di questi giocatori e se tra i nomi che ho fatto, c'è qualcuno che portereste immediatamente in maglia nerazzurra. Io vi rinnovo ancora una volta gli auguri per Natale, visto che è un momento gli auguri di Natale, visto che è un momento insomma così di festa, ci tengo a farlo ancora. Nel frattempo io lascio un contenuto al link in descrizione per chi ci sta ascoltando in podcast, se invece ci state seguendo su YouTube vi basta cliccare qui.